Buongiorno a tutti, vi presentiamo il film For Mother, è un film israeliano che racconta di un movimento di donne che contro la guerra del Libano, in realtà che protestavano contro la partecipazione dei loro figli alla guerra. Purtroppo è una questione che in Israele diciamo, si presenta molto spesso. Abbiamo con noi le due donne che fanno parte di questo movimento e ci racconteranno da come è partita l'idea del film. Buongiorno Rachel Ben Dor, benvenuta con noi qui a presentare a Sguardi Altrove Film Festival. Se vuole raccontarci appunto l'idea del film. Okay, so Rachel, welcome, and we as first we ask you if you can tell how the idea came from and the process of the filmmaking and the story. Sure. So I'm Dr. Rachel Ben Dor, and I was the founder and chairperson of the Four Mothers, and the actually full name is Four Mothers Living Lebanon in Peace. The whole story of the filmmaking, you mean, or the actual protest? Okay. Yes, the actual protest and the idea of the film and the filmmaking process. Sure. So Thank you. I'm a resident of the Galilee, very close to the Lebanese border. And we suffered from this war for more than 20 years. My husband, before he was the father of my son that fought in Lebanon, almost lost his life in Lebanon and was very, very traumatized, as you know, when you go to a war and you're a normal human being. So it's a huge trauma. And then my oldest son, is also appears in the film. He was fighting in Lebanon as at the time that Manuela's son was fighting there, and he was in one of the elite commando units. And while my son and Manuela's son were fighting to protect us, supposedly to protect us in the northern region from the bombing and terrorism that's coming from Lebanon, they didn't stop it. We were actually in a worse situation than it was like now or even before. So this guerrilla fighting that fathers and sons were fighting generation after generation was not even effective as the goal, as the Ministry of Defense said, protecting the Galilee. And we actually exposed this lie. And we were fighting politicians, only politicians. We didn't have any arguments with the army, because our claim was that in a democratic country, the army is not the one who is calling, saying what's right and wrong in the ministry, in the defense policy. Our only claim was against our politicians that are not capable of stopping this war, that our sons and fathers and sons are being killed there, and we are not being protected. Quello che Rachel ha detto è che il Libano è un trauma nel paese, in Israele. Le guerre con il Libano sono un trauma. Da padre a figlio, il marito di Rachel ha combattuto nella guerra del Libano, precedente a quella di cui stiamo parlando adesso. Suo figlio ha combattuto nella guerra del Libano di cui stiamo parlando ora, di cui parla il film. E la stessa cosa è successa a mio marito e a mio figlio. In più Rachel abita in Galilea, che è il nord del paese, e mentre i politici dicevano che l'esercito difendeva il nord, difendeva le cittadine del nord al confine con il Libano, Rachel Ben Dor, che ha iniziato,
che ha fatto partire insieme ad altre donne il progetto delle 4 madri, sosteneva esattamente il contrario, che i soldati non servivano a nulla, non servivano a difendere la Galilea. E la protesta non era diretta all'esercito, ma essendo un paese democratico, la protesta era nei confronti dei politici che avevano continuato a lasciare i nostri soldati al confine con il Libano, ma al confine del Libano, nella cosiddetta striscia di sicurezza, al di là del confine, quindi in realtà dentro il Libano, al sud del Libano. E come si vede anche in questi giorni, il problema del Libano è un problema anche al di là del problema nei nostri confronti, nei confronti di Israele. Comunque, quello che Rachel ha cercato di raccontare, che è la storia, il film racconta la storia della nascita di questo progetto delle 4 madri, al quale ho partecipato, la differenza fra suo figlio e il mio figlio. Suo figlio è poi tornato alla fine della guerra, quando l'esercito si è ritirato dal Libano. Il mio non è tornato perché è stato ucciso da un attacco dei Hezbollah. Quindi hanno partecipato a questo progetto sia madri di soldati che poi sono tornati a casa, sia madri di soldati che non sono più tornati. Questo è quello che ha più o meno raccontato. Ho cercato di spiegarlo nel migliore dei modi, ma questo è quello che ha detto. Bene, e quindi volete parlarci anche come avete girato il film, insomma, quali sono state le difficoltà e poi appunto magari raccontarci di che cosa siete riusciti ad ottenere, che cosa volete ottenere ancora. Insomma. So che è una richiesta un po' superficiale, può sembrare un po' superficiale, però sembra un movimento di grande importanza perché veramente non sempre, no, succede che direi forse possiamo dire che quasi il primo, no, che si oppone alla guerra, al fatto che i giovani continuino ad andare in guerra, peraltro senza ottenere poi dei risultati se non uno stato di tensione continua. She's asking how you did the film and telling the story of the film. Yeah. I would like very much for Manuela to share with you what she thinks, because I know what an important voice she has about it and how her voice influenced my protest. Being the founder and chairperson, I had a lot of challenges and crises, and it was hard to keep going for 3.5 years to continue with this protest. So I would like very much, I would like to tell you that Manuela personality and attitude gave me a lot of strength. And I would like to share with you something, and I would like very much for her to let you know her story and share with you her perspective, because I adore her. She's my inspiration, actually. So I want to tell you about the filmmaking, one problem that we faced, Dana, Rafael, and myself, while creating this documentary. So the whole issue in Israel, and I think in other places around the world as well, of bereaved mothers or parents, people who lost their children in a war. So in the film, for example, there is another mother who lost her son. The main issue when we started our protest was not, let's protest against it before we lose our children, before our children are going to be killed in a war that does not protect us. So our son left Lebanon in peace, at least physically. I'm not talking about the post-traumas that they have. Okay, let them translate because it's too long otherwise. Allora, quello che sottolineava Rachel è stato, cioè il problema principale era, come sottolineava anche prima, che
chi era, insomma, doveva andare in guerra doveva farlo per proteggere ad esempio le madri, ma nel momento in cui si andavano a trovarsi al confine con il Libano sotto i bombardamenti, moltissime persone non tornavano e quindi quello che era l'intenzione iniziale non poteva essere realizzata perché non potevano più proteggere le persone che dovevano proteggere dove si trovavano. Adesso ci stava cominciando a dire che il problema principale nel creare questo documentario era concentrarsi su appunto persone che avevano perso degli affetti o avevano perso i figli in questa guerra e in questa guerra che alla fine non li ha protetti. Ecco, invece volevo chiedervi appunto della reazione che ha avuto questo film. What was the reaction to the film? I just want to complete the point about the argument we had about making the film, what choices to make regarding Manuela, and then I will, because this was a typical issue. So the producer wanted to present a mother in the film, to present a mother that lost her son, unlike us. She was not a real member of the movement, but this is not the issue. But the one that's sad and crying and miserable, and we can feel for her and we can pity her. She's not a real voice. She's a poor lady who is mourning about her son. So she's not rational. She's in pain. So this is the typical character that they wanted to plant in the movie. When I was arguing that we were not like that, take for example Manuela, who lost her son, and she's the voice of love and life and reason and force and protest, it was a problem. She's not the typical mourning mother that we can feel for and feel that she's in pain, and therefore we cannot judge her and we cannot debate her. So Manuela stood there facing them in eye level and just argue her argument, and nobody felt that they can treat her like that. But when they needed to put in the movie a character, so they went for the typical one. At the end of the process, after I was debating them about that, they agreed to add Manuela, but just in a minor section. I worked very, very well with Dana and Rafael, but this was, for example, one of the issues of making this movie. That's it. Ok, quindi voleva sottolinearci che una questione è stata quella del trovare una madre che però la scelta è ricaduta su una figura che potesse funzionare bene come personaggio a livello attoriale, un personaggio che si struggeva, che piangeva, per cui potessimo soffrire, compartecipare della sua sofferenza, ma che in realtà non incarnava quello che era veramente una figura di quelle delle madri del movimento For Mothers, e quindi una figura un po' più che desse voce all'amore, alla ragione, a quella che era una vera protesta e con cui si potesse instaurare un dialogo, un dibattito, mentre invece i produttori avrebbero preferito scegliere un personaggio più drammatico, ma secondo Rachel meno realistico, come invece poi poteva essere Manuela, che insomma, chi meglio di lei può dirlo, ha perso un figlio. Thank you. Now, Manuela, I think you can now talk for yourself. I said what I wanted to say. Ok. Allora, in realtà cercherò di spiegare, è talmente lontano dalla vita di un italiano normale, quello che è successo da noi al confine con il Libano e con la protesta delle 4 madri, che in realtà è stata una protesta che ancora adesso viene studiata in quanto è riuscita ad ottenere quello che voleva. Cioè è partita dalle madri o di soldati che si trovavano al confine, la Galilea al confine con il Libano, poi hanno iniziato ad entrare molte madri anche di altri luoghi, e poi
quando io ho perso mio figlio l'ho perso nel 98, le quattro madri già esistevano, sono entrata in qualche modo anch'io nella protesta e quello che per Rachel era molto importante era che anche delle madri che hanno perso dei figli non hanno perso la ragione, non sono lì a piangere dalla mattina alla sera vestite di nero buttandosi la cenere in testa, ma in realtà quello che io ho cercato di fare era di far rendere conto qual è il costo che alla fine si paga, si può pagare, cioè un costo di cui tutti abbiamo paura, ma quando capita su di te personalmente è il momento anche di dire quello che ne pensi. E siccome quando si perde un figlio, si riempie la casa di militari di tutto il genere, di generali, di politici che vengono a fare la visita di condoglianza, quello è il momento, è stato per me, di dire quello che pensavo di quella guerra che era in realtà era inutile in quel momento. E infatti la protesta delle quattro madri ha funzionato ed è questa la ragione per cui è rimasta famosa ancora, malgrado siano passati molti anni. Nel 2000 ci furono le elezioni e si presentò alle elezioni Ehud Barak e disse che se fosse stato eletto avrebbe ritirato l'esercito del Libano. Fu eletto e quindi ritirò alla fine l'esercito dal Libano. Fu una grande vittoria in realtà, una grande vittoria per questo movimento nato proprio dal basso, da noi donne. Ci sono stati tentativi di copiarlo, di fare qualcosa di simile più tardi, ma non riuscì, perché quella volta, in quegli anni, erano le parole giuste al momento giusto, per cui tutta la popolazione israeliana in realtà ha sentito che era anche la sua guerra, che chiunque avrebbe potuto perdere dei figli in una guerra del genere, e quindi tutti se ne sono in qualche modo innamorati del progetto, ma dopodiché un progetto simile da noi non è più nato. Quindi c'è stato un grande successo, una grande gioia a farcelo. Io ho perso mio figlio nel 98 e nel 2000 ci eravamo ritirati dal Libano. Quello che noi dicevamo era che si può difendere un paese anche da dentro i suoi confini e non solo da fuori i suoi confini. Per questo non dovevamo più rimanere nella striscia di sicurezza. L'esercito israeliano ora si trova dalla parte israeliana e ringraziamo il cielo con tutto quello che sta succedendo adesso in Libano, che per fortuna con noi non c'entra per niente, comunque è molto pericoloso, perché siamo vicini, comunque sia. Questo per spiegare com'è la realtà di quegli anni, la realtà del lavoro che abbiamo fatto, madri di figli che sono tornati a casa o di mariti che sono tornati a casa, come suo marito, come mio marito che è tornato a casa molti anni prima, sono entrambi tornati a casa, e di figli che sono tornati e altri che non sono tornati. Far capire a tutta la popolazione che, come è capitato a me, può capitare anche a qualcun altro, è stato forse una delle ragioni per cui l'opinione pubblica si è unita a noi alla fine, e per cui anche i politici per la prima volta hanno capito che gli conveniva, perché il politico in realtà fa quello che gli conviene. E questo per spiegare in poche parole quello che Rachel ha cercato di spiegarmi in più parole. No, grazie, hai anche risposto alla domanda che ti avevo fatto, di capire poi il riscontro, no, sia del movimento che poi mi pare di capire anche poi del film. Sì, credo, perché in realtà quando la causa è giusta e quando è molto razionale, cioè io non mi sono mai non ho mai
protestato con la cenere in testa, vestita di nero in gramaglie. Quando tu lo dici in modo razionale, non per far pietà a qualcuno, ma per dire guarda, state attenti, può capitare a chiunque, state veramente attenti, è come giocare al totocalcio. L'opinione pubblica lo capisce e si muove, e quando si muove le cose cambiano. Quindi credo che sia per Rachel che per me e per molte altre donne che hanno partecipato a quel movimento è stata veramente, veramente una grande soddisfazione, una enorme soddisfazione di avercela fatta. E abbiamo capito che chiunque ha la possibilità di cambiare la realtà, se la realtà non gli va. È possibile. Vi ringrazio moltissimo, è stata davvero un'intervista molto, molto interessante e vedremo il film con molto piacere, insomma, anche ricorderemo, ripasseremo. Va bene, ripasserete.